Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi finalmente a grande richiesta parleremo di dashcam. Ragazzi, ho ricevuto tantissimi messaggi da parte vostra proprio riguardante l'argomento dashcam. Queste sono della Abask, che sono due prodotti diversi dalle solite dashcam. Pensate, hanno doppia telecamera, funzione GPS, funzionano pure con gli infrarossi e costano pure pochissimo. Una costa 69 euro e l'altra 99 euro. Le dashcam sono degli strumenti utilissimi che registrano costantemente tutto ciò che viene inquadrato e questo vi può aiutare in tantissime situazioni. Questi addirittura anche dietro di noi. Sono due modelli differenti che hanno entrambi la possibilità di registrare pure il buio con gli infrarossi e ci permettono in caso di tamponamenti anche di dimostrare la nostra ragione. Vi lascerò un link giù nel primo commento nella descrizione nel quale un avvocato spiega tutto ciò che riguarda questi dispositivi. Io in particolare una volta ho avuto un tamponamento, il tizio veniva da destra, però ragazzi avevo ragione perché il tizio aveva lo stop, io non me ne ero accorto, me ne sono accorto la sera riguardando la registrazione. Possibilmente me ne sarei accorto qualche giorno dopo passando dalla stessa strada, però intanto io ho visto dalla registrazione che aveva lo stop, l'ho chiamato, ci eravamo scambiati i dati e quindi ho avuto ragione io. Ora guardiamo come funzionano, vediamo quello che troveremo all'interno della confezione e insomma tutto ciò che riguarda questi due dispositivi che secondo me sono eccezionali. Quindi cominciamo. E allora, innanzitutto scusate il disordine, sto ricaricando una batteria. La batteria che qualche giorno fa vi ho fatto vedere con un tester che era praticamente morta e sto cercando di salvarla con un caricabatterie che dovrebbe riuscire a recuperarla. Comunque, sempre in tema di automobili, parliamo quindi delle dashcam della Abask. Abbiamo due modelli, io ho due automobili, una è su una macchina e una sull'altra. Solo che siccome come potete vedere l'altra macchina per ora è abbandonata, le ho testate entrambe nella Toyota. Quindi guardiamo il primo modello. Questo è il modello senza GPS. Abask modello J05. All'interno della confezione ovviamente troveremo la dashcam, il manuale di istruzioni e questa scatolina con alcuni accessori e l'alimentatore da utilizzare con l'accendisigari dell'automobile. Da questa parte abbiamo ancora cavetti e anche nell'altra dashcam troviamo gli stessi accessori. Allora, innanzitutto guardiamo le caratteristiche tecniche. Due telecamere, come vi dicevo, una che inquadra la parte frontale e uno che inquadra all'interno dell'abitacolo. Abbiamo anche gli infrarossi, infatti può funzionare pure al buio pesto, riusciamo a vedere perfettamente tutto quello che accade. Questo è il display e da questa parte abbiamo i tastini che ci permettono di navigare all'interno del menu. Questa invece è la ventosa, solo che andrebbe fissata in realtà al centro, ma al centro abbiamo lo specchietto retrovisori, quindi verrebbe un po' più bassa, più in alto la mettiamo meglio riusciamo a vedere, quindi io l'ho posizionata leggermente decentrata alla destra dello specchietto retrovisore dove era anche l'altra dashcam. Per poterla chiudere basta girare questa parte verso la posizione del lucchetto chiuso, considerando che io le sto utilizzando da circa 3 mesi, non si sono staccate nemmeno una volta. L'unica nota negativa effettivamente è che se non stringete bene questa rotellina durante l'utilizzo potrebbe vibrare leggermente. Ora io sto esagerando, ma se dovesse vibrare in modo eccessivo, avendo anche un sensore G che salva i file, li rende non cancellabili se non proprio forzandolo, perché ovviamente se si dovesse trattare di un tamponamento oppure di una buca, allora in quel caso il file viene salvato e non verrà sovrascritto. Infatti cosa accade all'interno della memory card che viene pure fornita? Che i file si registrano e viene sovrascritto, quindi viene cancellato il file più vecchio registrando il file più nuovo, che ha una durata di 3 minuti. Tra l'altro si possono pure scattare delle fotografie eccetera, ma io non le ho mai utilizzate queste funzioni. C'è anche un microfono, quindi registra anche rumori ambientali. Per poter staccare la telecamera dal supporto basterà semplicemente sollevare questa linguetta e farlo scorrere in avanti. Su questa troviamo semplicemente la slitta per incastrarla. Invece nell'altro modello, che è un po' più ricco per alcune funzioni e ha anche una qualità di registrazione più elevata, abbiamo un sistema differente. Come vedete qua c'è scritto GPS. Questo infatti una volta girato funge come la ghiera che vi ho fatto vedere poco fa, quindi crea il vuoto e la fissa al parabrezza. Però se stacchiamo questa, ovviamente dato che nella parte alta abbiamo il GPS, qua abbiamo dei contatti. Anche in questo caso abbiamo l'ingresso della micro SD e qua il foro per il microfono, comandi per poter navigare nel menu, la telecamera anche in questo caso orientabile. Continuiamo quindi a guardare la scatolina. L'angolo di visione è di 170 gradi per quanto riguarda la telecamera frontale, 140 gradi per quanto riguarda la telecamera che riprende all'interno. Loop di registrazione, motion detection, la possibilità di utilizzare anche la funzione parking monitor
prova utilizzato un accessorio. È una funzione che permette di registrare, nel caso in cui rilevasse un movimento, di avviare una registrazione e quindi vedere eventualmente chi è che colpisce la macchina, eccetera. Questo è il simbolo della registrazione ad infrarossi e poi il fatto che registra anche l'audio. Questa ha una qualità di registrazione dual 1080p, quindi sia la telecamera principale che quella che è rivolta verso l'interno hanno una risoluzione di 1080p, che ragazzi è più che sufficiente. La precedente dashcam era 1080p, si vedevano tutti i dettagli, anche perché non dobbiamo vedere un film, dobbiamo eventualmente vedere ciò che viene registrato nel caso in cui dovesse essere necessario. Da questa parte abbiamo una risoluzione esageratamente elevata, quindi 4K per quanto riguarda la telecamera che riprende la strada e 1080p per quanto riguarda la telecamera all'interno. Poi le altre caratteristiche sono praticamente uguali, se non per il fatto che ha 170 gradi forse per entrambe le telecamere, perché non è specificata la telecamera all'interno, che ha il GPS e poi il resto è praticamente identico. Adesso guardiamole però da accese. E allora quindi colleghiamola, abbiamo due possibilità. Se vogliamo utilizzare, come ho detto poco fa, il modulo GPS, dobbiamo collegare l'alimentazione da questa parte, altrimenti possiamo collegarla direttamente qua in basso. Colleghiamola qua in alto sul modulo GPS. Sto utilizzando un adattatore per accendisigari. Si accenderà quindi la nostra dashcam, ci darà il benvenuto con il logo dell'Abask e come vedete abbiamo una doppia inquadratura, quindi un picture in picture che ci dà la possibilità di avere questa inquadratura con quello che accade nella parte interna dell'abitacolo e questa invece che riprende nella parte frontale con 4K di risoluzione. Come vedete già sta registrando, quindi quando gireremo la chiave automaticamente già inizierà la registrazione, consentendoci di registrare pure tutte le manovre di uscita dal parcheggio eccetera. Quindi entriamo nel menu e abbiamo la possibilità di variare alcune impostazioni, tra cui anche la lingua in italiano. Adesso è impostata in inglese, ma se io voglio cambiare il linguaggio basterà scorrere. Abbiamo diverse impostazioni, fra cui la data eccetera eccetera, il suono, insomma il suono di avvio, quindi guardiamo direttamente le impostazioni che riguardano invece le dimensioni dell'immagine, quindi possiamo decidere con quale risoluzione registrare, in modo da avere pure più file salvati all'interno della memoria, il loop di registrazione, il tipo di esposizione che deve avere, la sensibilità del sensore G, che appunto come vi dicevo poco fa salva i file nel caso in cui rilevi un arresto immediato, e poi ci sono anche le impostazioni per quanto riguarda gli infrarossi, insomma tutto quello che è necessario per poterlo utilizzare al meglio, ma non voglio perdermi in dettagli. Quindi come si spegne? Semplicemente nel caso dell'automobile girando la chiave, in questo caso staccherò lo spinotto, come vedrete rimane acceso ancora qualche secondo, comparirà il logo della Abask che ci dà il saluto. Ok, si spegne, emette anche questo suono e i file rimangono salvati. E passiamo all'altro modello, quindi inserisco il cavetto da questa parte e accade la stessa cosa. Display molto più piccolo che però ci permette di vedere comunque bene tutto. Adesso mi avvisa che la memory card è stata rimossa perché ho versato alcuni file nel PC in modo da poi passarli nel montaggio e farvi vedere appunto come registra. Anche questa ottima risoluzione 1080p. Come vedete, inquadrando verso il basso riprende fino al mio addome, così invece riprende le lampade in alto, quindi nel caso in cui stessimo guidando potremmo sia con uno che con l'altra evitare di essere ripresi se non volessimo. Poi le impostazioni sono le stesse, questa esteticamente mi piace un po' di più. Naturalmente tutti i file contenuti all'interno della memory card della dashcam possono essere visti sia dal display della stessa oppure possiamo vederli dal nostro computer. Per quanto riguarda la dashcam senza GPS possiamo semplicemente visualizzare i file riproducendoli. E a proposito di riproduzione di file, voglio farvi vedere che la telecamera frontale in questo caso non era stata impostata con la modalità corretta, quindi come vedete l'immagine è ribaltata, ma c'è la funzione specifica nel menu della dashcam che ci permette di ruotare l'immagine, quindi vederla nel modo corretto. E come potete leggere dal titolo c'è la scritta SOS, perché questo è uno di quei file che viene salvato quando il sensore G riconosce dei movimenti. In questo caso come vedete l'immagine è molto ballerina perché c'era la strada dissestata e perché la vitina non era stata stretta nel modo corretto. Per quanto riguarda invece la dashcam dotata di GPS che registra in 4K, avremo sia la data, l'ora eccetera, ma abbiamo anche le coordinate GPS che compaiono in basso sulla sinistra. Ma tramite un programma possiamo seguire il movimento della nostra automobile. In corrispondenza della riproduzione del video avremo anche, come se fosse il navigatore satellitare, la posizione esatta su una mappa di dove ci trovavamo nel momento in cui è stata eseguita la registrazione. Quindi come vedete qua abbiamo le coordinate, apriamo il programma Hit GPS Player,
e avremo la possibilità di riprodurre appunto il filmato accompagnato dalla mappa sulla destra. Quindi abbiamo la possibilità, nel caso in cui ci necessiti per un motivo qualunque, di vedere tutti i vari movimenti, insomma, associare la registrazione al punto esatto. Per il resto, ragazzi, non mi rimane a questo punto che mettere alcune inquadrature delle registrazioni fatte con queste dashcam e alcune inquadrature della dashcam montata nell'automobile. Quindi ragazzi, visto l'elevato numero di richieste per quanto riguarda una recensione sulle dashcam, finalmente è arrivata e spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi consiglio di dare un'occhiata ai link che vi lascerò giù nel primo commento e nella descrizione, perché potrei anche associarlo ad un codice di sconto, ma a prescindere dallo sconto, come prodotti effettivamente funzionano bene. Ormai ho esperienza di qualche anno con l'utilizzo delle dashcam, in realtà ne avevo anche un'altra che insomma non mi aveva soddisfatto, ma queste funzionano bene, non mi hanno dato nessun problema, mai un file danneggiato, mai nulla che non andasse bene. L'unica cosa, fate attenzione, ogni tanto formattatela, perché nel caso in cui magari prendete delle buche eccetera, comunque percorrete per esempio un tragitto dissestato, in quel caso il sensore G potrebbe salvare i file e poi non riuscirebbe più a registrare sulla memory card perché risulterebbe piena. Quindi una volta ogni 2-3 settimane, possibilmente da qua stesso lo formattate e andate tranquilli. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale e mettere mi piace qua giù sul pollicione all'insù, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!